Ciao Survivor, oggi continuiamo le lezioni per il nunchaku. Dopo che hai imparato con il primo video a mantenere la distanza, andiamo a vedere nel dettaglio il primo movimento chiamato figura 8. Una cosa importante che devi ricordare è come prendere e impugnare il nunchaku. Devi prenderlo nella parte superiore, circa a 3/4, molto vicino alla catena. Non va preso più sotto né al centro perché sarebbe più instabile e più difficile da controllare. Quindi l'impugnatura più o meno è a questa altezza. Da qui andiamo a imparare il movimento di figura 8. Immaginando di effettuare un giro col nostro braccio, in cui il nunchaku che abbiamo in mano guarda tutte le direzioni, quando puntiamo verso l'alto dobbiamo andare a effettuare un attacco in diagonale che fa cambiare verso rispetto al nostro corpo, al nunchaku. In questo modo. Giro, 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 sono in alto, cambio e continuo a girare. Giro, 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 sono in alto, cambio e continuo a girare. Giro, 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 cambio. Ogni volta che sono in alto, cambio lato. Prima prendo confidenza con movimento, poi lo inizio a fare più veloce, poi ne faccio uno dietro l'altro. Tieni sempre l'alto braccio a protezione del tuo volto perché così se sbagli almeno non ti fai male in faccia. Quando hai preso confidenza con questo primo movimento, che come hai potuto vedere disegna un 8 orizzontale, quindi più un infinito come simbolo, andiamo a farlo utilizzando soltanto il movimento di polso. Il principio è lo stesso. Facciamo ruotare il nostro nunchaku. Questa volta prendiamo come riferimento il secondo bastone, quello lontano, che disegnerà il suo cerchio, in questo modo. Te lo faccio vedere un po' più piano. Quando il bastone sta arrivando verso l'alto, un attimo prima iniziamo a cambiare lato, così. E lo stesso vale dall'altra parte. Il principio è lo stesso di prima. Giro, 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 cambio, giro, 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 cambio. Fino a quando non inizia a diventare un po' più veloce, a prendere confidenza col movimento. Quando abbiamo imparato bene il movimento, inizieremo a fare un cambio continuo, quindi 1, 1, 1, 1, in questo modo. Ricapitoliamo. Faccio girare, quando arriva qui, cambio. Il cambio nella realtà sarebbe un attacco, quindi mentre io sto distraendo il mio avversario, attacco, quindi eseguo un attacco, mi trovo con un nunchaku dall'altra parte e continuo a farlo girare. Ovviamente nella realtà può succedere che quando io attacco colpisco qualcosa e il nunchaku mi rimbalza, ma quello lo vedremo più avanti perché riguarda il controllo. Per adesso iniziamo con questo esercizio. Giro, 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 attacco, cambio. Attacco, cambio. Un attacco è dritto, un attacco è di rovescio. Un attacco è dritto, un attacco è rovescio. Questo è l'esercizio principale da cui puoi effettuare tutti gli altri esercizi. Imparalo bene, imparalo piano, ricordati di pensare sempre a un orologio. L'orologio che gira e quando va verso l'alto devo cambiare posizione. Andremo a vedere poi come farlo, non più da una parte all'altra del corpo, ma dallo stesso lato, in questo modo. Questo lo vedremo però nel prossimo esercizio. Il video è terminato, se ti è piaciuto lasciami un bel pollice in su, inoltre commentami se hai dubbi, domande o semplicemente per indicarmi quale argomento vuoi che tratti nei prossimi video. In descrizione troverai anche i link ai miei social e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarai sempre avvisato sui miei prossimi video. Ciao!